Buongiorno amici, buongiorno dalla Germania. Stamani vi do il buongiorno da sola perché Fede è impegnato a fare il carico dell'acqua a Charlie. Siamo in un parcheggio di un parco, questo è un po' il gioco di parole. In Germania sono molto attrezzati con queste situazioni, diciamo. Infatti abbiamo trovato ieri sera sul tardi, grazie all'applicazione Park4Night, questo parcheggio che è limitrofo a questo parco. Siamo nei dintorni della città di Düsseldorf e questo Naturpark, questo è il nome, Schwalm-Nette. La città più vicina è Brüggen. E questo praticamente è un parcheggio con adiacente quella struttura con un mulino ad acqua perché arriva un torrente, ci sono i tavolini con le panche per fare il picnic, parcheggio adibito ad auto e a camper, e lì in fondo dove vedete il signor Fede ci sono addirittura 3 rubinetti per il carico dell'acqua. Quindi noi tranquilli e beati abbiamo dormito con questo ruscellino, con questo suono tranquillo stanotte, un bel freschino. Come vedete è mattina presto, io ho sempre necessità della felpina a manica lunga, vabbè, lo sapete ormai, e quindi ora facciamo tutti i servizi per Charlie. Vabbè, gli scarichi no, perché qui non ci sono, ma abbiamo individuato più avanti un altro parcheggio dove ci sono tutti gli scarichi. E ora vediamo che combina Fede. Ma buongiorno! Buongiorno! Allora, ho attaccato il tubo, però prima di fare il carico dell'acqua abbiamo il filtro, ecco, che è un po' sudicio, per non dire parole più pesanti. Ma è giallo, e quindi andiamo a fare la sostituzione del filtro dell'Aqua Travel. Questo è il nostro amico in viaggio, l'Aqua Travel. Voi sapete che abbiamo sia il tubo, quello atossico, che diventa piccolo piccolo e sta in quella borsettina là in fondo, prende poco spazio e ci troviamo molto bene. Qui abbiamo tutti i vari rubinetti, così almeno lo sciacquiamo 3 rubinetti, comodo, no? Sì. Ogni tanto va cambiato. Quanto consigliano? Non mi ricordo. Consigliano ogni 6 mesi, ma dipende ovviamente dall'utilizzo, quindi se uno lo usa poco, lo usa tanto. L'importante è che non stia troppo tempo fermo, deve essere, ecco, perché se lo usate anche 3 mesi ma poi sta fermo, questo è più in condizioni di essere utilizzato. Una bella sciacquata, una bella pulita. Queste le trovate nei negozi, diciamo, che tengono articoli per i camper. Anche nel nostro negozio Amazon. Nel nostro negozio Amazon. Altrimenti noi li abbiamo visti anche al Salone del Camper di Parma, chi dovesse andarci. Vedi, è molto semplice. E fa il suo lavoro. Questo l'ha fatto, voi che dite? Direi che l'ha fatto, anche troppo, Siamo andati anche oltre. Sì. Perfetto, poi abbiamo anche il contalitri, così sappiamo in ogni momento quanto consumiamo di acqua, quanto carichiamo. E ci fa anche il conteggio a lungo andare, quindi dopo X mesi, pucciando l'interruttore, andare a vedere quanti litri abbiamo caricato, per esempio in 3 mesi. Fatti gli scarichi, ragazzi, in questo parcheggio attrezzato, ora qui a poca distanza, pochissima, c'è la Lidl e andiamo a fare un po' di spesa perché il frigo praticamente urla, chiama aiuto, tant'è che è vuoto. Sono 3 km, quindi è vicino. Rapida. Spesa fatta. Si ride perché non abbiamo fatto una semplice spesa, ma ci siamo fatti un regalino. Tanto Ino non è e non si mangia, quindi è una cosa che ci siamo appunto regalati e poi vi faremo vedere. È un upgrade su Charlie e anche per noi, e soprattutto per noi. Penso lo proveremo già stasera, forse. Siamo troppo curiosi di capire bene come possa funzionare. Il problema sarà dove riporlo. Vabbè, si troverà. Ora ripartiamo. Dobbiamo fare il diesel, che qui in Germania costa molto meno che nei vari paesi che abbiamo attraversato finora. Quindi avevamo aspettato perché abbiamo dato un'occhiata appunto ai prezzi. Ne siamo proprio a secco. Poi oggi è giornata di servizi, ragazzi, perché eravamo veramente KO in tutto e dobbiamo fare la lavanderia, cioè dobbiamo lavare i panni. Ne abbiamo 2 borsate giganti. Abbiamo anche lì individuato tramite le applicazioni un punto dove c'è una lavanderia a gettoni per lavare, quindi speriamo sia libera di fare tutto velocemente perché poi vogliamo andare a vedere una cosa molto particolare, una super chicca. Super chicca, soprattutto Fede non si tiene, questo già ve quando ho scoperto che era qui vicino ho detto ci dobbiamo andare, mi spiace.
Ma ti piacerà anche a te? No, lo so, mi piacerà anche a me, ma Fede è un patito di questa cosa, quindi non potevamo non andarci. Intanto scrivete nei commenti che cosa potrebbe essere. Poi ora, quando ci fermiamo a fare la lavatrice, facciamo anche un bel pranzetto. Sì, e quindi dopo siamo pronti per visitare questa attrazione. Come vi avevo accennato, oggi giornata totale di servizi, quindi dopo aver fatto il diesel a un prezzo che ci sembra piuttosto buono, cioè 1,49 €, perché ancora non l'avevamo trovato a questo prezzo, abbiamo fatto il pieno appunto. Poi Fede ha visto la colonnina della pressione per controllare gli pneumatici. Vi ricordate che avevamo bucato, quindi praticamente stiamo viaggiando con la ruota di scorta al posto dell'anteriore sinistra che è agganciata sotto alla scocca di Charlie, che al momento non è riparabile. Telefonicamente abbiamo già sentito il nostro gommista a casa praticamente, che ha detto ok, andate piano, e quello noi lo facciamo sempre e comunque, e monitoratela quella di scorta gonfiandola costantemente. L'aveva già controllata lui a suo tempo e aveva giudicato che fosse buona, idonea a viaggiare, quindi al momento insomma scenderemo piano piano con quella fino ad arrivare da lui, che poi proverà a vedere se veramente quella ufficiale non è riparabile, e poi comunque in ogni modo le gomme di Charlie stanno arrivando a fine carriera, dovremo comprare un treno di gomme nuove. Fede è operativo, ha detto tutto ok, ha fatto la prova gonfiaggio e quindi a questo punto controlliamo anche le altre e poi ripartiamo verso la lavanderia. Ci siamo fermati in un piccolo punto sosta, ora mangiamo. E cosa mangiamo? Mangiamo le cotolette impanate, abbiamo preso fresche al supermercato. Ma come le cuociamo? Come le cuociamo? Non in padella. Non in padella. Ma con il nuovo acquisto. Ci siamo regalati Una friggitrice ad aria piccola, compatta, color verde come Charlie. 4 litri il cestello, quindi piccolina. Facciamo un unboxing. Guarda in qua. diretta. C'è anche la funzione grill. Vi piace il colore? Ditecelo, diteci. Tutta bella verde, piccola, compatta. La tiriamo fuori dalla scatola e poi ve la facciamo vedere. Ecco qui la nostra friggitrice, manca solo da montarla, c'è da mettere praticamente solo il manico. Così almeno la proviamo subito, perché se c'è un problema gli si riporta, no? Infatti. L'abbiamo presa colorata perché c'era grigia scura, rosa e questo verdolino. Yes. Rosa non ci piaceva, grigia scura no, e quindi questa si adatta bene all'ambiente di Charlie. Voi che dite, anche se non è proprio lo stesso verde, però il colore ci piace, come sapete. Si assomiglia un po' agli interruttori, però comunque è anche piccola, compatta, consuma pochi watt e quindi la possiamo riporre sotto al garage e quando la usiamo la teniamo qui sopra. Quindi ora montiamo la maniglia, leggiamo un attimo 2 istruzioni per capire come farci le nostre cotolette e poi la proviamo subito. Montata maniglia, c'era anche il cacciavite in dotazione. Funziona, come si chiude il cassetto, sì. si accende. L'abbiamo attaccata. È tutto touch, eh? Tutto touch. No, ci sono i disegnini, il pesce, la carne, vedi? Tutte. Quindi in base alla pizza, la pizza. La pizza! Ho nominato la parola magica. Oddio. Quindi è on. Vabbè dai, tagliamo qui, diamo una prima sciacquata al cestello, Sì, che comunque sì, lo puliamo. lo puliamo, gli diamo una lettura alle istruzioni e poi io ho fame, quindi... E poi come capiamo come si cuociono ste benedette cotolette, vai di friggitrice, regalino per Charlie. Ok, diamo il via alle danze. Le spinacine sono pronte per entrare nella nuova friggitrice. Perché ci voleva pochi minuti. 190, quindi play. Vedi, ora fa il preriscaldamento e poi ok. parte la cottura. Preheat significa preriscaldamento. Allora, stiamo cuocendo a 190 gradi 8 minuti e stiamo consumando 1300 watt. Ora proviamo ad usare la friggitrice con la nostra Bluetti e vediamo quanto consuma alla fine. Siamo partiti dal 55% e ora
1,3 kW, vediamo alla fine quanto sarà la percentuale. Poi la prossima volta la proviamo con il nostro impianto Victron, perché abbiamo un inverter da 1200 watt che però ha un picco di 2004, quindi siamo un pelo oltre il limite. Vediamo se riesce a supportare la cottura anche il nostro impianto Victron, altrimenti usiamo la Bluetti. Vabbè, avendo la Bluetti da 2 kW a bordo eravamo sicuri nell'acquisto, certo. insomma, sapevamo che comunque l'avremmo potuta utilizzare. Un motivo per cui abbiamo la Bluetti, oltre che come sistema di ridondanza, è anche perché ha una potenza nettamente superiore, 2 kW di potenza e 4 kW di picco, quindi tanta roba. Bene, la friggitrice ha finito, si è spenta, siamo al 42% dal 55% iniziale, quindi abbiamo consumato 13% della batteria, quindi non male. Ora impiattiamo e vediamo come sono venute. Senti come scrocchia. Come scrocchia. È venuta buona. bene. E poi è bella croccante. Upla. C'è la crosticina croccante. Possiamo fare le patatine fritte In 8 minuti, 8 minuti, ragazzi. Quindi tanta roba. Abbiamo le patate fresche, stasera possiamo provare a fare le patatine. La useremo spesso e tantissimo, perché era da tanto che la volevamo prendere e finalmente si è trovata l'occasione giusta. Poi dobbiamo capire i tempi e i gradi di cottura per una buona pizzetta. Esatto. Se avete da darci dei consigli, volete consigliarci anche delle ricette, scrivetecele Esatto. sotto nei commenti, perché noi prendiamo nota. Ricette, io Vogliamo ragazzi tante ricette. non sono una brava cuoca, piatti semplici, veloci, in van, quindi ricette più che gradite da fare con la friggitrice. Grazie, grazie. E dopo aver preso il fornetto alla Lidl andiamo all'Ikea. Scherzetto, non andiamo all'Ikea, però sfruttiamo il parcheggio dell'Ikea, che ha tante postazioni anche per i camper con tanto di cartello, perché qui dietro l'angolo c'è la chicca, ragazzi. L'abbiamo già perso, Fede, l'abbiamo già perso, avete notato? È gasato a dei livelli. Quindi se volete venire anche voi in questo posto vi consigliamo di parcheggiare qui all'Ikea e poi 100 metri e arriviamo. Ed eccoci arrivati, ragazzi, ci troviamo a pochi passi dalla città di Colonia e questo dietro di noi è un museo automobilistico all'interno del quale c'è la collezione privata di tutte le autovetture di Michael Schumacher. Quindi ora entriamo dentro. Quindi, cioè, potevamo, secondo voi, non venirci? No, certo che no. Dentro non ci sono solamente le sue auto di Formula 1, ma tutte le macchine che ha guidato da go-kart durante la sua carriera, più una ricca collezione di tute, di caschi e di cimeli storici appartenuti all'ex campione del mondo di Formula 1. Ha studiato, lui è appassionato fino al midollo di Formula 1, siamo proprio nel posto giusto. Quando ha visto che il museo era qui, tra l'altro sulla strada che avremmo comunque fatto, gli si sono illuminati gli occhi, ha detto ci dobbiamo andare per Esatto. forza. E quindi era questa la chicca che vi volevamo svelare. Speriamo ci sia qualcun altro appassionato di motori che possa gradire il tour. Anche perché all'interno c'è anche una ricca collezione di macchine sportive di ogni genere. Stiamo parlando del Motor World, che è tutto questo complesso, ma la parte che interessa a noi è questa, dove c'è il museo dedicato a Schumacher. Poi faremo anche un giro a vedere tutti i vari stand. Praticamente un motor show gratuito poi. Già il piano terra è ricco di automobili di un certo richiamo, ma quelle che ci interessano a noi, soprattutto a me, sono quelle al piano di sopra. Io già vedo le monoposto di Formula 1, pensate, ci sono tutte le monoposto di Formula 1 guidate da Schumacher e come vedete qui ci sono diversi piani, garage, un po' come le scatolette delle macchine, delle modellini che uno tiene in casa, qui invece sono a grandezza naturale. Ad esempio questa c'è la Ferrari 488 GTB. Guardate che Porsche, ci sono anche i prezzi, 230.000 euro, questa costa 330.000 euro.
Ci sono anche delle vetture da rally, guardate questa Porsche. E non manca nemmeno il mitico DEF. Questo bolide, pensate, è completamente elettrico. We are again. Take a good look around. It's the same place we always end up. You are my friend, so I can't say. Qui siamo dentro al negozio con tutti gli accessori, i gadget, addirittura le fotografie con tanto di autografo originale dei piloti. Ci sono anche le repliche dei caschi. Qui abbiamo il casco di Niki Lauda, 1.000 euro costa. Più i vari modellini delle macchine. La Benetton del 1995. Qui c'è una foto di Ayrton Senna, 585 euro. I modellini della Mini Champs. Anche questa fotografia è autografata da Schumacher, 229 euro. In questo museo ovviamente non c'è solo Schumacher, qui ad esempio abbiamo il casco del 2019 di Lewis Hamilton e se vi interessa c'è anche il casco di Hamilton del 2025 alla modica cifra di 1.390 euro, ovviamente è una replica. Ma ora saliamo al piano di sopra, che è quello che mi interessa più di tutti. E qui abbiamo questa foto, questa gigantografia con Schumacher, con tutte le firme e la scritta "continua a lottare", perché purtroppo Schumacher dal terribile incidente che ebbe sugli sci non si è più ripreso, sta lottando contro la morte da ormai più di un decennio e come ben sapete c'è un grandissimo riservo circa le sue reali condizioni. Ma noi ora, anche per omaggiare un po' il pilota, facciamo una visita di tutto il museo. C'è anche una saletta interattiva con tutti i video dedicati al campione. Sono tutte le dediche che i vari piloti hanno fatto verso Schumacher, qui ad esempio David Coulthard. Ora iniziamo la carrellata di tutti i veicoli che ha guidato Schumacher durante la sua carriera, a partire dai periodi del go-kart. Passando poi per le vetture della Formula Ford. Questa è la macchina con la quale Schumacher corse nel 1988. E qui abbiamo la Formula 3 dell'anno successivo, del 1989. E dopo le macchine con cui Schumacher iniziò a gareggiare troviamo tutta la selezione delle monoposto di Formula 1. Qui ad esempio abbiamo la Benetton del 1995 con cui vinse il secondo mondiale. Qui abbiamo la bellissima Benetton Ford del 1992 con i colori della Camel e con la quale Schumacher ottenne i primi successi in Formula 1 nel 1992. E qui ci troviamo di fronte alla macchina con cui Schumacher esordì in Formula 1 nel 1991, la Jordan 191 motorizzata Ford. E qui ci troviamo davanti alla Mercedes del 2010. Vi faccio vedere anche la differenza dei volanti. Da quando Schumacher iniziò a correre nel 1991 in Formula 1 con la Jordan, il volante era molto semplice, non c'era nemmeno un pulsante e poi via via con gli anni sono iniziati ad arrivare sempre più manettini pulsanti. Nel 95 c'erano solo 4 pulsanti, mentre nel 2010 il volante è diventato un vero e proprio computer.
Oltre al monoposto troviamo anche una ricca collezione di trofei che celebrano le varie vittorie in Formula 1 del campione tedesco. Qui troviamo una ricca collezione di cappellini, tra cui anche la famosa parrucca rossa che usò Schumacher sul podio quando vinse il primo mondiale con la Ferrari nel 2000. Da quest'altra parte abbiamo l'era Ferrari con tutte le monoposte del cavallino rosso, con le varie tonalità di rosso che sono state cambiate nel corso degli anni. Questa ragazza è la F310, la prima Ferrari di Schumacher, con cui ha corso nel 1996, infatti riporta il numero 1 perché usciva dal 95 come campione del mondo con la Benetton. Ed è stata la prima monoposto ad adottare questa nuova soluzione per proteggere maggiormente la testa del pilota. Qui abbiamo anche tutte le tute dei vari anni e delle varie epoche della Mercedes, le tute della Ferrari, con le varie varianti. Ogni anno ovviamente cambiavano anche gli sponsor e qui abbiamo tutte le tute della Benetton. Qui abbiamo la Benetton B194 con la quale vinse il primo mondiale appunto nel 1994. Si può notare molto bene anche lo scalino di legno che venne posizionato sotto al fondo piatto per controllare l'usura dello stesso e determinare se le macchine erano troppo basse sul suolo. Infatti oltre a un certo consumo poteva scattare la squalifica. Qui vedete i sedili di Formula 1 che pensate sono costruiti su misura del pilota. Questa ragazzi è una delle mie coppe preferite, la coppa del Gran Premio del Giappone. E io che pensavo che la sua coppa preferita fosse quella del nonno. Anche. Quella gelato, no pensa a riempire questa di gelato. Sono belle e grandi queste coppe, pensate la forza che deve avere il pilota per alzarle quando vince dopo le fatiche di un Gran Premio. Pensate in un Gran Premio i piloti perdono circa 4 litri di peso perché sono soggetti a grandi fatiche e possono bere dalla borraccia interna solamente 1 litro che dopo pochi giri diventa già caldissima. E nelle gare più calde poi la temperatura interna sotto la tuta può raggiungere anche 60 gradi. Tute che sono progettate per resistere per 35 secondi in caso di incendio a temperature ben superiori a 850 gradi, sia le tute che i guanti che il sottocasco che le stesse scarpe. Ma tra tutte le coppe che troviamo in questo museo, la più importante e prestigiosa è questa, ovvero la coppa del campionato mondiale, di chi vince il mondiale piloti. E sopra vediamo tutti gli anni dei rispettivi campioni del mondo con il loro autografo. Queste Ferrari possono sembrare tutte uguali, ma non lo sono. Infatti chi è veramente appassionato e ha un occhio ben attento può riconoscere tutte le differenze. Questa con il numero 3 è la macchina con la quale Schumacher vinse il suo primo mondiale in Ferrari nel 2000 e poi da lì è stata un'escalation con ben 5 titoli mondiali consecutivi dal 2000 al 2004. Ed ecco il cuore pulsante di ogni singola monoposto. Questo è il motore 10 cilindri Ferrari. Infatti mi piace.
Pensa a mettere questo motore dentro Charlie. Eccola là, vai, l'ha detta. Questa ragazza è una macchina veramente mostruosa, una Bentley Continental, motore V12, quindi 12 cilindri, 6000 di cilindrata, che può essere vostra per l'economica cifra di quasi €500.000, ben 465.900 euro, quindi vi danno anche 100 euro di resto. Cioè, roba da pazzi, ragazzi. Costa più di un appartamento, cioè, ti rendi conto? Ragazzi, io sono senza parole. Sono tornato bambino, sono fuori di me. Quando vedo queste cose io non capisco più niente. Capitemi. Non sono sicuro nemmeno di essere riuscito a trasmettere quello che volevo facendo il video, dicendo Sei riuscito, i pochi cenni che vi ho dato, ma ragazzi, saltava di qua e di là. mi dovete capire, è come quando portate un bambino al Luna Park oppure davanti a un negozio di dolci, caramelle. di caramelle E gli dite vi compro il chicco. e io sono letteralmente impazzito. Ora lasciamo il Motor World e raggiungiamo il Motor Charlie. Ciarlino. Nel frattempo si è fatto più freschino, fa anche rima, e il cielo si è un po' chiuso. Speriamo bene per il meteo di domani. Risaliti su Charlie, stiamo andando a cercare un posto per la notte, tentando di trovarlo un po' fuori di questo caos, perché questa è la zona delle grandi città. C'è Düsseldorf, c'è Colonia, c'è Bonn, più sotto c'è Francoforte, quindi è una zona molto sovraffollata, Densamente popolare. e quindi anche rumorosa, e quindi andiamo un po', abbiamo individuato su Park4Night un parcheggio per i camper verso ovest, e speriamo che ci sia posto perché ci sono degli stalli limitati, ma comunque così in linea di massima abbiamo già visto dall'applicazione Park4Night che i parcheggi qui in Germania sono giorno notte, ci si può dormire senza problemi, non ci sono divieti di pernottamento nei parcheggi, quindi è buono. Ma buongiorno amici! Buongiorno! Già colazionati? Lasciamo questo paesino di cui non ci ricordiamo il nome perché è bello tosto, impronunciabile, che ci ha accolti stanotte. C'era l'area di parcheggio per i camper, era full, era bella piena, e anche ieri sera sul tardi ne sono arrivati altri. C'è molto movimento anche qui in Germania, che è una terra, diciamo, anch'essa di camperisti. Il paesino non ce lo ricordiamo, ma siamo praticamente alle porte di Colonia, della città di Colonia. Ieri siamo scesi dalla zona di Düsseldorf e quindi stiamo ancora scendendo. Oggi vogliamo raggiungere una zona abbastanza verde e teoricamente tranquilla, e se possibile ci vogliamo rilassare qualche giorno prima poi di scendere nuovamente. E ragazzi, c'è anche l'uscita per Kerpen, che per gli appassionati di Formula 1 è il paesino dove abitava Schumacher e dove iniziò a correre con i go-kart, perché suo padre Rolf Schumacher aveva una pista di go-kart che c'è tuttora, quindi è un posto molto caro agli amanti e ai tifosi di Schumacher. Tra l'altro qui siamo a un centinaio di chilometri dal Nürburgring, siamo vicini al Belgio, a Spa-Francorchamps, e quindi quando lui correva in questi gran premi praticamente si sentiva a casa. Per la serie continua la rubrica Formula 1 on the road. Passiamo anche vicino al Nürburgring, però, che ricordiamo per chi non se ne intendesse, perché te ne parli così come se si parlasse della brioche a colazione. È il circuito di Formula 1, uno dei circuiti di Formula 1 dove corrono qui in Germania. dove correvano, perché ora Correvano. Chiedo venia, perché qui bisogna stare molto attenti. Ancora io non sono studiata. Però dicevo, passeremo vicino al Nürburgring, ma non ci fermeremo a questo giro, sarà una tappa futura. Però il Nürburgring è molto famoso perché è la pista dove Niki Lauda fece il suo incidente nel 1976, dove la sua Ferrari uscì di strada, prese fuoco e rimase sfigurato nel volto. Quindi una pista di quelle veramente toste. Quindi mi raccomando, segnatevi tutti gli appunti perché poi vi interroghiamo,
L'avevo detto io che sarebbe piovuto. Mannaggia. Proviamo a raggiungere il circuito del Nürburgring. Dopo tutti i nostri tour in giro per l'Europa, a calcare tutte le piste della Formula 1, che fai? Questa non è una pista, è la pista. È una delle piste più famose del mondo, insieme a Monza, a Silverstone. Il Nürburgring ha fatto la storia e quindi non possiamo non andarci. Praticamente quando siamo arrivati al bivio per uscire, Charlie ha girato da solo. You say that I'm just wasting my time. You say you're too hard to handle and full of doubts. Say that I should give you up for someone better. But no, she's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. Eccoci ragazzi sulla pista del Nürburgring, o meglio nel parcheggio. È pieno di auto sportive, tutte ultra taroccate. E qui ragazzi c'è anche il raduno di tutte le macchine modificate, Toyota Supra, principalmente sono tutte Toyota, sembra quasi un raduno Toyota, anzi decisamente è un raduno di auto giapponesi. Guardate che macchine che ci sono ragazzi, vengono da tutto il mondo, questo dall'Inghilterra, abbiamo visto macchine dalla Cecoslovacchia e vengono tutti qui per farsi un giro di pista, perché la pista del Nürburgring può essere accessibile ai privati che sfrecciano anche a 300 all'ora e spesso fanno anche dei begli incidenti. Ci sono tutti i simulatori di gara. Qui abbiamo un plastico di dove ci troviamo. Praticamente abbiamo fatto questa passerella, questa è l'arena del Nürburgring e lì abbiamo il rettilineo del traguardo con tutti i box, che praticamente è fatto in quel modo. Noi siamo dentro questo edificio qui. Là in fondo si vede una porzione di pista, si vedono tutte le macchine che girano e che gli danno anche pesante sul pedale dell'acceleratore. Qui ci sono i tornelli per entrare sulle tribune, che però sono chiuse, non sono accessibili. Oggi giornata di guida, Oggi giornata di guida, alternati a un po' di sport motoristici. Ci spostiamo un po' verso sud per andare verso Un luogo calmo, anche se prima ce ne potrebbe essere un altro un po' più movimentato. Un pochino più movimentato, non sappiamo se ci passeremo, vediamo. What's on your mind? Paesini sperduti nel cuore della Germania, parte 1. Allora, come si fa? Fede è impegnato alla guida perché abbiamo preso Forse devo girare di qua. un taglio di strada per andare all'area di sosta che abbiamo visto sempre su Park Fortnite, lo sapete ormai. Però è una strada assurda, salite, discese, 15%, 13%, cioè questa è l'uscita, guardate là. Però mi dovrei anche dire se viene qualcuno.
Aspetta, allora vi stacco. Però la nota positiva è che c'è un panorama con dei boschi veramente da fiaba. Sì, siamo in mezzo a lupi, per non dire peggio. Guardate che boschi, che vegetazione. Ma non vi mettono anche a voi una pace assoluta? Non vi trasmettono serenità, tranquillità questi boschi, questo frescolino? Non riusciamo a farvelo passare un po'? Scrivetecelo, siamo curiosi. È un'altra cosa rispetto all'autostrada piena di traffico. Sapete, ci piacciono le rotte alternative. You know you make this so hard, but around the Wow, corner che is valle, che roba. Non c'è niente. Ci siamo noi, E la la strada, i campi, le pale eoliche, gli alberi ovviamente, qualche boschetto qua e là. Sì. E ogni tanto passa qualche automobilista, ma raro. Sarà in città secondo te? Non lo so, a me basta ci sia a posto perché... Io non credo proprio che sia in città, siamo in mezzo al nulla. Infatti, sono stanco, ho fame Eccolo lì. e voglio mangiare. Ma che mangeremo stasera? Qualcosa sicuro. Poi giriamo le salsiccine. Che profumino che viene. Wow. Non ha fatto fumo per niente. No, aspetta. Vabbè, a testa. Come sono venuti? Sembra bene, una crosticina croccante. Come vedete siamo a tavola finalmente e abbiamo cucinato anche stasera con il nuovo arrivato. Le proviamo nuova con la arrivata. nuova arrivata, La infatti. friggitrice d'aria È che una la femmina. chiama maschile, al maschile. Le proviamo tutte, Quindi oggi carne. Queste salsicce, dove le abbiamo comprate queste salsicce? Qui in Germania, Quindi sono tedesche, salsicce tedesche, quindi vabbè, con la birra italiana però, la birra Moretti. non vi offendete per tedeschi, insomma, ma noi le salsicce toscane da fargli così, Quanto ci mancano. E va bene, dai, mangiamo e poi vediamo domani cosa ci riserva la strada. Sì, andiamo a letto abbastanza presto perché è freschino e siamo un po' cotti. Ciao amici! Ciao. Tanto mettete un like, va! Su, si fredda la carne.